A un certo punto, quando impariamo una lingua, tutti abbiamo problemi con l'ascolto, cioè a capire quello che ascoltiamo, quello che dicono le persone. Tutti, davvero tutti. Poi, se parli forse spagnolo, francese, forse è un po' più facile per te capire l'italiano. Ma anche tu, che parli queste lingue, sicuramente hai qualche problema con l'ascolto. E tante volte questa cosa è frustrante, perché quando noi ascoltiamo qualcuno parlare, vorremmo capire tutto, ogni singola parola. E quando non capiamo, è così frustrante. Io voglio capire quello che dice una persona e non capisco. Quindi qualcuno ti parla e tu... Sì? No? È brutto, lo so, ma... ho una soluzione per te e ne parliamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio darti alcune strategie pratiche per migliorare le tue capacità di ascolto in italiano. Prima di iniziare però non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina se non vuoi perdere tutti i video futuri. Qui sul canale parliamo di grammatica italiana, vocabolario italiano, cultura e tanto altro. Quindi se ti interessano queste cose non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Ma iniziamo subito parlando dell'ascolto. Come possiamo migliorare le nostre capacità di ascolto? Secondo me le difficoltà con l'ascolto sono principalmente tre. La prima è capire ogni singola parola di quello che ascoltiamo. Poi l'altra difficoltà è quando abbiamo più persone che parlano tra di loro e forse parlano anche una sopra l'altra. E per finire la velocità, quindi le persone che parlano molto velocemente e forse non parlano neanche in modo chiaro. Quindi adesso analizziamo ogni punto e ti darò dei suggerimenti per migliorare questi punti, queste difficoltà. E rimani fino alla fine del video perché abbiamo preparato una sorpresa per te. Iniziamo dal primo punto, capire ogni singola parola. Quando noi stiamo ascoltando un italiano che parla, stiamo guardando un video, stiamo ascoltando un podcast, vorremmo capire ogni singola parola. Capire ogni singola parola non è necessario. Questa è una cosa importante da capire. Questo suggerimento è un suggerimento più psicologico forse che pratico. Ma perché ti dico questo? Perché tu non hai bisogno di capire ogni singola parola per capire quello che stai ascoltando. Tante volte c'è una parola che non conosci, quindi poi tu ti blocchi su quella parola e perdi il resto della frase o del discorso e non capisci più niente. Ecco, questo non va bene, perché il nostro obiettivo è capire il significato generale di quello che stiamo ascoltando, così che se stiamo parlando con un italiano e capiamo il significato generale, poi possiamo dare una risposta sensata. Ma se quando stiamo parlando con una persona, quella persona usa una parola che non conosciamo e ci concentriamo solo su quella parola, poi perdiamo il resto del discorso ed è un problema. Quindi devi provare a fare questo esercizio. Ascolta un contenuto che non è troppo facile per te. Forse i miei video sono facili per te, quindi ascolta qualcosa di più difficile e cerca di capire il significato generale. Se non capisci una parola, vai avanti, non preoccuparti, non bloccarti. Devi allenare il tuo cervello a ignorare le cose che non capisci, così che puoi capire il significato generale. Sì, sicuramente perderai qualche informazione, però è meglio perdere qualche informazione ma capire il significato generale piuttosto che non capire niente. E non ti preoccupare perché tra poco parleremo anche del materiale,
quindi come scegliere il materiale giusto per fare questi esercizi, per allenare il tuo cervello. Passiamo al secondo punto: più persone che parlano tra di loro. Capire solo me che sto parlando in questo momento forse è facile, parlare con solo una persona forse è facile, ma ascoltare più persone che parlano insieme, forse anche una sopra l'altra, allora diventa più difficile. Quindi qui ho due suggerimenti per te. Il primo suggerimento è sempre lo stesso: messaggio generale. Cerca di capire il significato generale di quello che dicono e se perdi una frase, una parola, non preoccuparti, vai avanti. Secondo consiglio è di ascoltare il materiale dove ci sono più persone che parlano tra di loro più volte e concentrarti su una voce alla volta. Quindi forse stai ascoltando un video o una serie TV, un film, dove ci sono 3 persone che parlano insieme, ascolta quello stesso materiale 3 volte e ogni volta ti concentri su una voce diversa. Poi ascolti di nuovo una 4ª volta e provi a concentrarti su tutto, quindi su tutte le voci. Andrà molto meglio. Quindi così stai allenando sempre il tuo cervello e ovviamente anche il tuo orecchio a capire più voci insieme, più persone che parlano insieme. Ora passiamo al terzo punto: la velocità. Le persone che parlano velocemente. Quello è difficile. Ci sono persone che parlano più velocemente, persone che parlano più lentamente, persone che parlano velocemente ma comunque in modo chiaro, quindi scandiscono bene le parole, e persone che invece parlano velocemente e non scandiscono le parole, quindi non si capisce poco. E tante volte dobbiamo preoccuparci più di questo, non tanto della velocità, perché se qualcuno parla velocemente ma in modo chiaro, non dovresti avere particolari problemi. Io per esempio posso parlare molto più velocemente di come parlo normalmente, però comunque cerco di scandire molto bene tutte le parole tra di loro. Come vedi, ho parlato più velocemente, ma ho comunque scandito le parole. Quindi tante volte non dobbiamo preoccuparci solo della velocità, ma anche della chiarezza di una persona, quindi del modo in cui una persona parla. Ti faccio un esempio pratico: tantissimi studenti ascoltano il podcast di Elisa True Crime, che è questa ragazza che parla di true crime, e lei parla in modo chiaro perché sta raccontando comunque delle storie che a volte sono anche un po' complicate, e quindi lei vuole essere sicura che gli ascoltatori capiscano effettivamente quello che sta dicendo, e la maggior parte dei suoi ascoltatori sono italiani. Ma per tanti studenti che ascoltano Elisa True Crime, lei è facile, loro capiscono il 100%. Lo stesso per esempio vale per i miei video. Io leggo sempre tanti commenti di studenti che mi dicono: Stefano, io capisco il 100% i tuoi video, capisco tutto quello che dici. E se tu stai guardando un contenuto perché vuoi imparare cose nuove, per esempio con i miei video, oppure perché ti piace il true crime, proprio ti diverte, è una tua passione e quindi ascolti volentieri i podcast di Elisa, va benissimo. Però, e questa è la cosa importante, se stai ascoltando un contenuto non per piacere o per imparare cose nuove, ma per esercitare le tue capacità di ascolto, allora questo contenuto deve essere un po' più difficile. E allora ecco perché voglio parlarti del materiale. E questo discorso che sto facendo sul materiale si applica a tutti i punti che abbiamo visto fino ad ora. Quindi sia per il discorso del messaggio generale, per più persone che parlano tra di loro, o per esempio per quest'ultimo punto, quello della velocità o della chiarezza con cui parla una persona. Se tu capisci il 100% di quello che stai ascoltando, non stai migliorando le tue capacità di ascolto. Forse ti stai divertendo, perché stai guardando qualcosa per divertirti, per piacere.
e va benissimo. Forse stai imparando qualcosa con me, per esempio, con i miei video, e va benissimo. Ma non stai migliorando l'ascolto. Se vuoi migliorare l'ascolto, devi scegliere dei contenuti un po' più difficili per te, dove capisci circa il 60%. Quindi, per esempio, scegli un nuovo podcast, un podcast per italiani un po' più difficile, lo ascolti e capisci il 60%. Beh, allora quel podcast è perfetto per te per migliorare le tue capacità di ascolto. E cosa devi fare? Lo ascolti una volta? No. Scegli una puntata di un podcast in cui capisci il 60% e ascoltala tante volte. 3, 4, 5, 6, 7 volte. Fino a quando la tua percentuale di comprensione non sarà del 90%. E ogni volta che ascolti capirai sempre di più. Capirai sempre più dettagli. E ricorda che questo non è necessariamente un processo piacevole. Quando dobbiamo migliorare le capacità di ascolto, non è proprio una cosa divertente. Conosci l'espressione inglese no pain, no gain? Beh, è più o meno così. Però se ci pensi, ha senso. Un po' come per esempio fare sport perché vuoi migliorare il tuo fisico. Sicuramente lo sport dà tantissimi benefici, poi ti sentirai molto meglio. Però proprio nel momento, mentre stai facendo lo sport, non è proprio super piacevole. Ma va bene così, perché sappiamo che poi staremo meglio. E lo stesso è con l'ascolto. Quando ascolti per la prima volta una cosa che capisci al 60%, non è piacevole, perché non capisco tanto, è brutto, è frustrante. Poi ascolti la seconda volta e capisci il 62%, poi la terza volta e capisci il 68% e così via. E poi devi ascoltare tante volte, diventa anche un po' noioso, dici ma sempre la stessa cosa. Sì, questa ti giuro è davvero un'attività che ti aiuterà tantissimo con l'ascolto. È un po' noioso, non è super piacevole, ma funziona. Fidati di me. Quindi spero che adesso sia un po' più chiaro, cioè che hai capito meglio come scegliere il materiale giusto. Però adesso voglio parlarti di quella sorpresa che ti avevo promesso a inizio video. Col mio team abbiamo realizzato un nuovo corso di Italiano in 30 giorni, il nostro format di corsi intensivi di 30 giorni in italiano, dove ci concentriamo su un argomento specifico, proprio sull'ascolto. E questo corso di 30 giorni sull'ascolto è davvero un corso rivoluzionario. Infatti è un corso dove ascolterai davvero tanto e ascolterai tutto materiale autentico. Ascolterai pezzi di un documentario, un dibattito tra due persone, un'intervista, un monologo comico. Quindi ascolterai materiale diverso ma autentico. E poi su questo materiale farai tante attività di ascolto. Tutto ascoltando. Infatti questo è il nostro primo corso che puoi fare anche non seduto alla scrivania. Lo puoi fare mentre cammini, mentre corri, mentre pulisci la casa. Perché è un corso tutto di ascolto. Anche le domande, le attività. Tutto ascolto. E per la prima volta nei nostri corsi ci sarà anche una parte di coaching, cioè delle lezioni registrate in cui io ti guiderò durante il corso per aumentare la tua autostima. Questo perché tante volte il problema con l'ascolto non è tanto che non capisci l'italiano, ma il problema è qua. È un problema di sicurezza, di confidence, come si dice in inglese. E quindi lavoreremo anche su quello. E non ti preoccupare, offriremo anche del materiale scritto con dei PDF e per ogni materiale autentico troverai anche una lezione video in cui io ti spiego parola per parola tutto il testo. Quella è l'unica lezione dove devi sederti alla scrivania. Però per il resto questo è un corso solo di ascolto, tutto ascolto, dove ogni giorno per 15-20 minuti devi ascoltare, rispondere a delle domande, pensare, tutto
ascoltando. Ti divertirai tantissimo e sarà anche una bella sfida. Ma dobbiamo metterci alla prova. Consigliamo questo corso agli studenti intermedi e avanzati. Se sei uno studente principiante, puoi comprare questo corso, però ti consigliamo di concentrarti prima sui nostri corsi principali, i corsi italiano vero. Puoi dare un'occhiata e leggere tutti i dettagli sul corso cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento o visitando la pagina web www.teacherstefano.com/ascolto. E ora, se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale, così possiamo insegnare l'italiano a tanti altri studenti e studentesse in giro per il mondo come te. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!